Oggi continuiamo il nostro viaggio da Queenstown fino a Auckland che abbiamo iniziato settimana scorsa. Settimana scorsa siamo arrivati fino a Wellington, quando abbiamo preso il traghetto da Picton a Wellington e ci siamo fermati lì. Quindi oggi continuiamo il viaggio da Wellington fino a Auckland. Lì non abbiamo preso la strada più veloce per arrivare fino al nord perché io volevo fare una piccola deviazione. Volevo andare a vedere il monte Taranaki, il monte vulcanico Taranaki, che avevo visto delle foto e dei video di questo monte e sembravano veramente meravigliosi, incantevoli, quindi volevo andare a vedere questo monte e anche a fare una piccola passeggiata, di nuovo di una passeggiata che avevo visto online da qualche parte e sembrava un mondo incantato, un mondo fatato. Questo che vedete è il Monte Taranaki ed è circondato dall'Egmont National Park, quindi da un parco nazionale, e ve lo consiglio assolutamente. Di nuovo è meraviglioso, anche solo la strada che passa accanto al monte è bellissima. Bisogna dire che dovete essere fortunati perché la maggior parte delle volte è circondato da nuvole, come avete visto. Questo è il Kamail Loop Track, la passeggiata di cui vi ho parlato e che vi faccio vedere ovviamente. Ci sono varie passeggiate nei dintorni, ce ne sono veramente tantissime, potete scegliere quello che preferite, potete scegliere la lunghezza che preferite. Io, non avendo molto tempo, ho scelto questa perché era una delle più brevi, ci vuole veramente pochissimo farlo, circa 20 minuti direi, e potete allungarlo deviando, andando in altri percorsi che si incrociano con questi. È anche chiamato, non so se è chiamato così solo nel blog che ho letto io, ma veniva chiamato un percorso dei folletti e potete vedere perché sembra che da un momento all'altro possano apparire dei folletti o delle creature magiche. Noi siamo stati fortunati perché non c'era assolutamente nessuno, eravamo gli unici lì, quindi lo abbiamo apprezzato ancora di più perché potevamo sentire i suoni della natura, gli uccelli. Non c'erano molti animali, giusto degli uccelli, però era comunque bellissimo e sentivamo anche lo scrosciare dell'acqua, del fiume. Veramente incredibile. Se passate da queste parti, di nuovo vi consiglio di fermarvi e fare questo percorso perché ne vale la pena. Poi abbiamo continuato il viaggio sempre più verso nord. Anche questa strada è stata bellissima, era molto molto verde, quindi diversa da quello che abbiamo visto nell'isola del sud, e non mi aspettavo di vedere dei paesaggi così, veramente verdissimi. Mi hanno ricordato molto l'Inghilterra, soprattutto il nord dell'Inghilterra, la Scozia, però ci sono appunto queste piante esotiche che fanno un effetto un po' strano perché ti sembra appunto di essere in Inghilterra ma poi appaiono delle palme qua e là, quindi è veramente divertente. Siamo arrivati finalmente a Auckland dove avevamo questo bellissimo hotel veramente carino e dove siamo rimasti per circa una settimana, poco meno di una settimana, perché dovevamo cercare di vendere il nostro van. Qui potete vedere che abbiamo lavato il van, siamo andati in un autolavaggio e abbiamo pulito benissimo il van per poterlo vendere più facilmente, per renderlo un po' più appetibile. Quindi abbiamo insaponato tutto e poi abbiamo risciacquato tutto con il getto d'acqua. A Auckland appunto siamo rimasti per circa una settimana, abbiamo incontrato delle persone per vendere il van, però io ho avuto anche la bellissima opportunità di incontrare Tom, che è un ragazzo che guarda i miei video qui su YouTube e
per fortuna mi ha scritto dicendo: «Ehi, io sono qua a Auckland e ho avuto l'opportunità di incontrarlo per un caffè, un finto caffè, perché al momento nessuno dei due beve caffè, e abbiamo fatto una bellissima chiacchierata molto molto interessante. Quindi Tom, ti saluto, grazie per avermi incontrata». E niente, tra un incontro con un possibile acquirente e l'altro ci siamo anche un po' goduti il bel tempo a Auckland. Abbiamo fatto delle bellissime passeggiate nel parco e poi siamo tornati a casa. È stato veramente bellissimo il mio tempo qua in Nuova Zelanda, mi sono divertita moltissimo e ho visto dei paesaggi spettacolari che non dimenticherò mai. Sono sicura che tornerò a Nuova Zelanda in futuro un giorno e non vedo l'ora, però per ora so che adesso è l'inizio di una nuova avventura, quindi sono emozionata per questo. Spero che questo piccolo viaggio con me vi sia piaciuto e che come sempre abbiate imparato delle nuove parole, e noi ci rivediamo settimana prossima. Vi lascio con questa ultima vista dalla Nuova Zelanda con questo bellissimo arcobaleno che secondo me è il segno della Nuova Zelanda che ci dice addio.